Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Andiamo a scoprire un altro quartiere di Catania, la Civita. La Civita è uno dei quartieri più vecchi di Catania. Qui si mescolano dei vecchi edifici con edifici riqualificati, con spazi espositivi ed è un posto raro da trovare, o almeno è un tipo di paesaggio urbano per me raro da vedere, caratterizzato dalle viette che alla fine sbucano in una piazza aperta ed è uno di quei luoghi in cui il Brighting si può evolvere perché ci si riesce a nascondere bene, si riesce a lavorare senza alcun problema. Facendo giusto qualche passo nelle viuzze si arriva di fronte al Teatro Coppola occupato. Questo è uno spazio importante perché gli spazi occupati sono sempre focine di street art. Quello che rimane oggi del Teatro Coppola è poco e niente rispetto a quello che c'era prima, infatti la maggior parte è stata distrutta nel 1821. Però si tratta di uno spazio che promuove attività partecipative e quindi cerca di smuovere un po' la situazione dal basso del quartiere. Qui c'è sicuramente l'opera di Julieta, ora sto cercando un'altra opera, ma non penso di riuscire a trovarla. Andiamo comunque a fare un giro, dai. Una delle cose che ero assolutamente intenzionato di vedere è Largo 17 Agosto, che è uno spazio assurdo. Ora vi spiego perché. Qui nel 2010 infatti si è svolto un evento che si chiama Revolution, che è uno dei primi eventi di street art e arte urbana in Sicilia e che ha visto protagonisti alcune delle persone che hanno portato la street art in giro per l'Italia, che hanno fatto evolvere il movimento della street art come Microbo, Bo, 2501, San, Gue. È molto raro riuscire a vedere un paesaggio come questo che si fonde perfettamente con la street art e con l'arte urbana, quindi secondo me è uno di quei posti che bisogna venire a vedere quando si visita Catania. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. Nel quartiere della Civita si trova anche il laboratorio urbano popolare Palestra Lupo, uno spazio che oggi è sede di diverse associazioni culturali e dove c'è un bel po' di street art da vedere. Principalmente, secondo me, le opere più belle sono quelle del collettivo e ce n'è una di Anca che è bellissima.
Questo spot è troppo figo per non farci un pezzo di video, quindi parliamo di San Berillo, che è un mix perfetto fra il passato ed il presente. Conosciuto per essere il primo quartiere a luci rosse d'Europa e molto spesso infatti viene considerato solo in questo modo, ma in realtà è molto di più. Scopriamo cosa. Tra la distruzione dovuta ad uno storico terremoto e di bombardamenti, la maggior parte del quartiere è stato demolito, distrutto, quindi questa zona è diventata la zona perfetta per prostitute e per essere vista come una zona di passaggio. Oggi comunque tutto sta migliorando grazie anche ad un forte comitato di quartiere che sta cercando di proporre iniziative dal basso per modificare quello che è la storia di San Berillo. Uno dei progetti più importanti è stato quello del Red Line District, promosso dall'associazione Res Publica Temporanea. In questo progetto si è cercato di sfruttare, utilizzare l'arte pubblica per porre attenzione sui problemi del quartiere. Anche questa volta non si parla di gentrificazione, ma si parla di cercare di porre attenzione su qualcosa che non sta funzionando. Ci sono state decine di interventi, alcuni purtroppo non ci sono più perché chiaramente sono passati un sacco di anni, però si ricordano attività di Nemos, del collettivo, Ligama e tanti altri artisti. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who... Con un sole che mi sta devastando, ma devastando, mi sto dirigendo verso un posto che onestamente non so neanche se sarà aperto, che si chiama Squib, che è il luogo in cui è nato l'hip hop a Catania. Il nome Squib deriva da una fabbrica di lamette che era presente qui anni fa. Oggi invece è il nome di una pizzeria che c'è qua sotto. Una delle cose più divertenti, tra virgolette, è che chiedendo in giro di questo Squib quasi nessuno sapeva di cosa parlavo, quindi non ho ancora trovato una persona che mi possa raccontare qualcosa, perché come sempre il mio grandissimo interesse è quello di capire come è nato l'hip hop in questa città, come ci è arrivato, chi sono state le prime persone, come si è diffuso. Vediamo se riesco a scoprirlo. Ma nel frattempo purtroppo lo spazio è chiuso, ho letto che ogni tanto viene aperto per degli eventi, quindi non posso andare a vedere da vicino i pezzi che ci sono. Sarebbe molto bello capire quanti anni hanno questi pezzi. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the... Mentre aspetto il mio amatissimo pullman, che dovrebbe arrivare a momenti, vi anticipo che mi sto dirigendo verso un luogo un po' fuori dalle solite rotte per andare a vedere i muri di un evento che si ricollegano all'Emergence Festival. Quelli che andiamo a vedere sono i muri della 7ª edizione di un festival che non è solo a Catania, si muove un po' per tutto il territorio, però porta sempre grandi nomi. Intanto sta arrivando il mio pullman. L'idea è stata molto semplice: prendere questi edifici che si trovano attorno al parcheggio e utilizzare l'arte urbana per creare delle opere d'arte. Risultato clamoroso, bellissimo. A questo progetto hanno partecipato Korn, Ethnic, Gomez, Ligama, Pau, Fabio Petani, Stan Lex ed altri nomi che al momento non mi ricordo, quindi la cosa migliore che posso fare è passare a mostrarvi i muri. Vai!
avanzato un po' di tempo e quindi mi sono preso la metropolitana etnea per venire al quartiere Nesima Onnesima, perché qui c'è l'ultimo muro che hanno creato a Catania ed è un muro veramente figo, quindi mi faccio sta camminata e la vado a vedere. Ho chiesto ad una ragazza, si dice Nesima, quindi il progetto è Nesimart in collaborazione con l'associazione, penso che sia il nome dell'associazione, Policromia, e sono stati previsti diversi interventi. Primo è una casetta che è stata dipinta di giallo, poi sono stati dipinti tutti i muri che si trovano attorno alla metropolitana ed infine c'è questo grande muro che rappresenta una ragazza che è veramente bello, veramente dinamico e ora ve lo mostro. E poi c'è una roba che non ho capito come cazzo è, ma anche qui c'è la One Up. Sono due cose nella vita che ho sempre detto: tu puoi andare ovunque, ma tanto o Geco la One Up la becchi sempre. Concludo qui il video su Catania, spero vi sia piaciuto e spero di tornarci presto. Ciao!